Alexa, dammi la carta igienica. Ecco, vuoi che ti racconti una barzelletta? Qual è il colmo per due musicisti che litigano? Fare un accordo. Negli ultimi anni i prodotti per la domotica si sono molto diffusi. Esistono prese e lampadine connesse a internet e gli assistenti vocali come Alexa, ma ancora non esiste un rotolo di carta igienica che si può controllare da un'app o con un comando vocale. È quello che costruiremo oggi, ma andremo anche oltre, perché il nostro rotolo di carta igienica ci racconterà anche le barzellette, dirà le notizie e il meteo. Iniziamo! Ho iniziato questo progetto osservando un rotolo di carta igienica e ho tagliato un listello di legno di quella misura. Il listello era un po' troppo largo, quindi ne ho tagliato una fettina, in modo che entri nel rotolo di carta igienica senza però scivolare. Poi dovrò attaccare due bulloni all'estremità del listello, che faranno da perno per far ruotare il rotolo. Inizialmente pensavo di fare delle piccole staffe con un profilo di PVC, ma poi ho preferito farle con la stampante 3D, perché saranno molto più precise e resistenti. Ho messo nel foro al centro il bullone e poi ho fatto un incavo per far rientrare nel legno la testa del bullone e così avere le staffe a filo con il legno. Poi ho avvitato le staffe ai due lati del listello. Abbiamo finito il pezzo su cui andrà il rotolo. Per attaccare il motore al pezzo di legno userò un grande morsetto mammut, a cui ho tolto la copertura di plastica. Anche alimentando il motore al minimo va troppo veloce. Quindi l'ho smontato, ho messo un bullone più lungo e ho messo un ingranaggio attaccato al bullone. Poi ho attaccato un ingranaggio più piccolo al motore. In questo modo riusciremo a rallentare molto il rotolo di carta igienica. Per sorreggere il pezzo di legno ho tagliato due listelli e ci ho fatto una fessura sufficiente da far passare il bullone dell'ingranaggio. Questi sono i due pezzi finiti. Le fessure ci permetteranno di sfilare con facilità il pezzo su cui andrà il rotolo, ma allo stesso tempo lo terranno fermo per combaciare con la ruota del motore. Il prossimo passo sarà tagliare un pezzo di compensato che farà da base. Ho tagliato anche due triangoli che terranno dritti i supporti che abbiamo fatto prima. Ecco tutti i pezzi. Per prima cosa ho avvitato i due triangoli alla base e poi ho attaccato i due supporti ai triangoli. Ecco la struttura finita. Come vedete, il pezzo per il rotolo si infila perfettamente e ruota senza problemi. Ora rimane da montare il motore. Quello l'ho semplicemente montato al legno con due viti lunghe, mettendo in mezzo due rondelle per farlo combaciare meglio con l'altra ruota dentata. Il motore che ho usato è un motore di quelli che si trovano nei kit di Arduino, quello che ho usato anche nello scorso progetto. Per l'alimentazione ho semplicemente collegato con due cavi un connettore ai due contatti del motore. Al connettore attaccheremo un alimentatore. L'alimentatore che userò è un alimentatore variabile abbastanza vecchio, che ha sopra una rotellina per regolare il voltaggio. Io la regolerò su 1,5 volt, perché il motore dovrà essere abbastanza lento.
Ho attaccato l'alimentatore a una ciabatta. Come vedete, quando lo accendo il rotolo inizia a girare e quando lo spengo si ferma. Se lo lasciassimo così non ci sarebbe nulla di speciale, ma adesso viene la parte interessante. Infatti metteremo tra l'alimentatore e la presa una smart plug. Per chi non lo sapesse, una smart plug è un dispositivo che si può trovare per una decina di euro, che può accendere e spegnere una presa tramite un'app sul telefono, ovviamente connettendoci alla rete wifi. La maggior parte di queste prese si possono associare ad Alexa e quindi si possono controllare con il comando vocale. Nel mio caso userò un Echo Dot che avevo. Ma andiamo con ordine. Io ho già scaricato l'app della smart plug e l'ho connessa all'app. Ora apriamo l'app di Alexa. Ho già associato la mia presa ad Alexa, quindi la vedo nei dispositivi e la posso accendere e spegnere. Ma a noi interessa andare su altro e poi su routine. Qui clicchiamo sul più e creiamo una nuova routine e inseriamo il nome della routine. Poi dobbiamo schiacciare quando questo accade e selezionare voce. Qui dobbiamo inserire il comando vocale con cui si attiverà il nostro rotolo di carta igienica. Io metterò dammi la carta igienica, ma voi potete essere molto più creativi sulla scelta del comando. Poi andiamo su aggiungi un'azione e poi su casa intelligente. Qui selezioniamo la nostra presa, che in questo caso ho chiamato Smart Plug, e lasciamo l'interruttore su on, perché vogliamo che si accenda. Poi aggiungiamo un'altra azione che sarà un ritardo di 5 secondi. Adesso dobbiamo aggiungere un'azione con lo spegnimento della presa. Quindi la routine di base è finita. Ora possiamo aggiungere anche altre azioni dell'elenco. Ad esempio inserirò un messaggio vocale di Alexa e poi l'azione con cui Alexa ci racconta una delle sue terribili barzellette. Ovviamente tutte le azioni devono essere messe in ordine, in modo che prima la presa si accenda, poi aspetta 5 secondi, poi si spegne, poi parla e racconta la barzelletta. Ora possiamo salvare la routine e chiudere l'app. Ora io adesso ho messo che Alexa racconterà una barzelletta, ma volendo potremmo anche farci dire il meteo o le notizie. Vediamo se funziona. Alexa, dammi la carta igienica. Ecco, vuoi che ti racconti una barzelletta? Chi sono i compositori dalla musica più colorita? Verdi e Rossini. E funziona. Il motore ha girato per 5 secondi e poi Alexa ha raccontato la barzelletta. Abbiamo finito di costruire e programmare il nostro rotolo di carta igienica. Adesso portiamo tutto in bagno. Per appoggiare Alexa non c'è posto migliore della cassetta del VC. Per appoggiare il rotolo motorizzato metterò temporaneamente uno sgabello a fianco del water. Attacchiamo tutto a una ciabatta come vi ho mostrato prima. Ovviamente ora è una cosa temporanea. Se volete fare un'installazione fissa non potete di certo lasciare tutti questi cavi in giro per il bagno. Adesso non ci resta che inserire il rotolo sul suo supporto. Proviamo ancora a dire Alexa, dammi la carta igienica. Come vedete funziona, però da troppa carta igienica. Come avete visto prima, sull'app di Alexa non possiamo impostare un tempo di meno di 5 secondi, ma ho scoperto che mettendo un suono a caso tra l'accensione e lo spegnimento della presa si ha un piccolo ritardo, ma minore di 5 secondi. In questo modo ci verrà data una quantità minore di carta. Alexa, dammi la carta igienica. Ecco, vuoi che ti racconti una barzelletta?
Come mai quel tennista continua a ridere? Non si è ancora ripreso dall'ultima battuta. Anche questo video finisce qui, io vi ringrazio di averlo visto, spero vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi e se volete seguitemi anche su Instagram. Ciao e alla prossima con un nuovo progetto.